Arneis, un vitigno storico del Piemonte, ma in particolare del Roero, anzi di un luogo ben preciso del Roero, una collina dal nome negli antichi documenti di Renesium, Renesio e poi trasformato in Arneis, una collina con un vigneto coltivato con questa tipologia di uve almeno a partire dal 1400. Questo è quando abbiamo i primi documenti di catasti, i primi documenti che attestano la coltivazione di quest'uva molto particolare. Quindi un caso molto particolare, un'uva che prende il nome dal vigneto da cui viene coltivata per la prima volta e ancora oggi mantiene questo nome. Quindi un'origine decisamente locale, molto ben localizzata nel cuore del Roero. Siamo nel comune di Canale. Roero, questo territorio che si trova alla sinistra, sulla riva sinistra della valle del fiume Tanaro, terreni di origine marina, antichi fondali marini, un'origine in comune con i terreni delle Langhe, della zona del Barolo e del Barbaresco, ma terreni di formazione molto più recente, bassi fondali, spiagge, fondali vicini alla linea di costa in tempi geologici più antichi, che sono stati poi sollevati dalla collisione tra la placca africana e quella europea, ma in tempi geologicamente molto recenti, quindi terreni giovani, terreni sciolti, ricchi di sabbia, arriviamo in alcuni casi a 60-80% di sabbia, quindi terreni con un grande drenaggio, con diverse sottozone all'interno di questo territorio e quindi con variazioni a livello di composizione del terreno che danno anche una bellissima varietà di espressione ai vini di questo territorio, ma tendenzialmente appunto con questa grande componente di sabbia. Cosa vuol dire per la coltivazione dell'uva? Terreni molto drenanti in cui l'acqua può percolare molto velocemente, molto facilmente attraverso questi terreni sciolti e sabbiosi, e quindi abbiamo dei terreni piuttosto asciutti e aridi. Questo abbinato ad un clima anche particolarmente caldo ed arido. La zona del Roero ha un microclima appunto molto arido con precipitazioni annue intorno ai 600 mm, per dare un parametro siamo a livello di meno della media nazionale. Negli anni particolarmente siccitosi possiamo arrivare anche a precipitazioni paragonabili alle zone aride della Sicilia, quindi immaginate quale differenza rispetto anche semplicemente alle zone limitrofe del Piemonte. Quindi terreni sciolti che lasciano percolare molto facilmente l'acqua, drenare l'acqua, uniti ad un clima arido e caldo. Questo fa sì che le maturazioni di tutti i vitigni di questo territorio siano particolarmente precoci e portino ad avere vini con tannini molto maturi, nel caso dei vini rossi, con un buon tenore alcolico, con un buon equilibrio e profumi molto molto intensi. L'Arneis in particolare, dicevamo, è un vitigno che si è sviluppato sempre in questo territorio, ma mentre nei secoli passati aveva una diffusione molto ampia e spesso abbinata alla coltivazione del moscato, che un tempo era molto più presente anche nel territorio del Roero, perché l'Arneis come il moscato sono vitigni dal profilo aromatico molto intenso. Il vino prodotto con il vitigno Arneis tende ad essere molto piacevole anche nelle versioni dolci, tant'è vero che appunto fino alla fine degli anni 60 l'intera produzione di Arneis era dedicata sostanzialmente a vini dolci simili a un moscato d'Asti o addirittura nelle basi di vini aromatici bianchi, nelle basi per i vermouth, altro prodotto storico del Piemonte. L'Arneis appunto veniva prodotto in questa tipologia, ma la sua coltivazione nel secondo dopoguerra era andata sempre più diminuendo, tanto che alla fine degli anni 60 avevamo solo poche decine di ettari, pochi ettari coltivati ad Arneis. Raramente veniva prodotto in purezza, molto spesso le uve Arneis venivano miscelate con altri vini per produrre vini con maggiore aromaticità, oppure addirittura lasciate nei vigneti per attirare gli uccelli grazie al loro profumo, alla loro ricchezza in zuccheri e alla precoce maturazione. Attiravano gli uccelli che così non andavano a mangiare, a beccare uve e grappoli più importanti dal punto di vista economico. Grazie all'attenzione e alla lungimiranza di alcuni produttori, tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 l'Arneis inizia la sua grande rinascita
che lo porta ad avere oggi una produzione di 4-5 milioni di bottiglie nella denominazione Roero Arneis, appunto. Questi produttori capiscono che questo vino può dare dei grandi risultati se vinificato secco come un grande vino bianco. Ecco che partono i primi esperimenti, le prime coltivazioni di vigneti ad Arneis iniziano ad espandersi, ad essere sempre più comuni nel territorio del Roero, e il successo delle prime vinificazioni a secco è veramente grande. Vini con una acidità, freschezza, con un grande profilo aromatico che decretano il successo di questa tipologia. Tipologia che trova due importanti denominazioni nel territorio. Il Roero Arneis, appunto, nella riva sinistra del Tanaro, e il Langhe Arneis, che può essere prodotto nell'intero territorio della denominazione DOC Langhe. Differenze principali sono nel territorio, appunto, di produzione, nei terreni più calcarei e argillosi della zona delle Langhe e quelli, appunto, più sabbiosi e drenanti del territorio del Roero. Nella versione Roero Arneis tendiamo ad avere profumi particolarmente intensi e grande acidità e freschezza. Nella versione nel territorio delle Langhe l'Arneis tende ad esprimere maggiore struttura, profumi leggermente meno intensi, ma anche qui un grande equilibrio, una grande eleganza. Quali sono i caratteri distintivi di questo vitigno Arneis una volta vinificato? Ricordiamo che la maggior parte della produzione dell'Arneis è oggi nella versione non affinata in legno ma in acciaio. Qui andiamo oggi ad assaggiare un Arneis del 2019, quindi dell'ultima annata in commercio. Roero Arneis richiede 4 mesi di affinamento, 16 per la versione riserva, ma non è necessario l'affinamento in legno. Quindi Arneis prodotto in acciaio per esaltare i profumi primari, i profumi caratteristici di questo vitigno. Dal colore che vediamo giallo paglierino scarico, appunto perché non affinato in legno, già ci dà l'idea di leggerezza, di freschezza, ma è proprio nel naso dove queste note si esprimono in maniera incredibile. Grandi profumi di frutta, di mela, pera, pesche bianche in particolare, altra produzione tipica del Roero, sottolineati e ancora più enfatizzati da magnifici profumi di fiori bianchi, di glicine, di sambuco, quindi profumi che ci portano immediatamente alla primavera, all'inizio dell'estate, e anche spesso sottolineati da delle note di erbe aromatiche, salvia in particolare, che aggiungono ulteriore freschezza, ulteriore ampiezza e intensità a questo magnifico bouquet. In bocca, ciò che si esprime maggiormente è di nuovo la grande freschezza data dall'acidità, che ci lascia una bocca appunto molto fresca, unita a una buona sapidità, una buona mineralità, quindi abbiamo immediatamente salivazione, un vino che quindi prepara molto bene la nostra bocca, il nostro palato all'abbinamento con il cibo. Il vino principe dell'aperitivo oppure dell'abbinamento con antipasti, che sono un po' l'emblema della cucina piemontese, antipasti che possono essere anche piuttosto ricchi, fritti, perché questa grande acidità e questa grande sapidità va assolutamente a rinfrescare, pulire la bocca ed equilibrare le sensazioni che abbiamo in bocca. Allo stesso tempo è un vino che con una grande aromaticità al naso, ma non ha una grande potenza, un grande corpo in bocca, e quindi non andrà mai a a coprire le sensazioni del cibo, quindi sarà sempre un ottimo accompagnamento per molti per molti piatti, non solo della nostra cucina ma anche della cucina internazionale, abbinabile anche a primi piatti o a secondi piatti di pesce, di carni bianche, quindi piatti che richiamino un po' questa ricchezza di profumi e questa leggerezza in bocca dell'Arneis. Queste sue caratteristiche, cioè di un vino con grande acidità e grandi profumi, fanno sì che l'Arneis sia particolarmente interessante anche nelle versioni spumatizzate. Nella denominazione Roero Arneis è ammessa anche la spumatizzazione sia metodo classico che metodo Charmat Martinotti. Questa grande aromaticità, questa acidità si sposano sicuramente molto bene
con l'effervescenza, con le bollicine. Oggi di grande moda questa tipologia di vini, l'Arneis ha sicuramente delle carte importanti da giocare su questo settore. Non di meno, l'Arneis nei vigneti con produzioni più basse, vigneti più vecchi o con particolari esposizioni che danno particolare struttura e ricchezza aromatica, ma anche di struttura proprio a questi vini, si prestano anche a degli affinamenti in legno. Abbiamo diversi esempi molto interessanti, molto importanti di Arneis affinati per 1 o 2 anni in botti di vario tipo, che conferiscono a questi vini intanto un colore più carico e più dorato, quindi già ci dà l'idea di un vino più ricco, affinamenti in legno che ci danno degli Arneis che hanno la possibilità di evolvere anche nel corso degli anni nella nostra cantina in bottiglia. I sentori più freschi e floreali andranno ad evolvere in questo caso verso sentori che ci ricordano il miele o anche in alcuni casi sensazioni balsamiche molto piacevoli. Quindi in questo caso avremo dei grandi bianchi da grandi potenzialità di invecchiamento e che quindi andranno molto bene ad accompagnare piatti anche più ricchi, più importanti. Se l'Arneis è il vitigno icona del Roero, anche prodotto in altri territori, ma sicuramente il vino emblematico di questo territorio del Roero, un altro vitigno a bacca bianca tradizionalmente prodotto in questo territorio è il Favorita. Favorita non è nient'altro che il nome locale del Vermentino, questa denominazione sicuramente più conosciuta anche a livello internazionale, il Vermentino prodotto in una zona che va dalla Sardegna, alla Toscana, alla Liguria, al sud della Francia, con molte denominazioni locali, Pigato, Furmentine ed altre. In questa zona appunto da sempre denominato Favorita. In questo territorio il Vermentino, o meglio Favorita, non raggiunge l'importanza alcolica, il tenore alcolico, le grandi strutture, le grandi intensità che raggiunge in territori più caldi come la Sardegna soprattutto, ma qui esprime la sua nota più fresca, con delle note vegetali molto piacevoli, grande freschezza che va ad abbinarsi molto bene agli antipasti e ai primi piatti della nostra tradizione, quindi una piacevolezza aromatica, una freschezza, una leggerezza che lo rendono veramente un ottimo vino per iniziare il nostro pasto.